Un rombo lontano fende il silenzio sopra le onde. I motori ruggenti di un ricognitore italiano tagliano il cielo in modo metodico. Dall'abitacolo l'osservatore avvista sagome scure sul mare. Sono navi britanniche dirette a ovest. È una formazione compatta. Il messaggio è urgente. Il nemico è in movimento. Nel frattempo, il mercantile Breconshire taglia il mare veloce, affiancato da incrociatori e cacciatorpediniere. La prua solca l'acqua come una grossa lama. Le forze di scorta sono quelle del contrammiraglio Vian, che osserva il cielo nervosamente. In lontananza appaiono delle sagome scure che si stagliano sulle nuvole bianche. Sono i bombardieri della Regia Aeronautica. Le sirene urlano, gli equipaggi corrono alle loro postazioni. Le mitragliere antiaeree si alzano come le spine di un'istrice. I bombardieri sganciano. Il mare viene punteggiato dai pennacchi delle esplosioni sull'acqua, ma nessun colpo va a segno. Il convoglio prosegue sulla sua rotta. Nel tardo pomeriggio un messaggio radio attraversa le frequenze italiane. Gli aerei da ricognizione, lanciati dalle corazzate Littorio e Andrea Doria, hanno visto il convoglio. Ma per errore scambiano la Breconshire per una corazzata. Ore 17:42. L'orizzonte si rompe. Le sagome delle flotte si stagliano l'una contro l'altra. L'ammiraglio Angelo Iachino, a bordo della Littorio, non esita. Il suo ordine è intercettare le navi nemiche e difendere il convoglio a tutti i costi. La flotta italiana vira in formazione offensiva. Attenzione, si va al tiro! Il silenzio è spezzato dal fischio acuto degli ordini trasmessi a megafono fra il fragore delle onde che si infrangono sulla prua. Vian vuole evitare il combattimento con la formazione italiana. Alza cortine di fumo e manovra. La Breconshire si allontana sotto scorta, silenziosa, come un tesoro portato via di soppiatto. Ma la minaccia dal cielo non è terminata. Dopo il tramonto, nuovi aerei nemici scendono in picchiata. L'attacco è improvviso. Le navi britanniche rispondono aprendo il fuoco con le mitragliatrici e i cannoni antiaerei. Traccianti illuminano il cielo come artigli roventi, ma quella luce tradisce la loro posizione. Iachino li vede e ordina di aprire il fuoco. Le corazzate italiane vomitano vampate d'acciaio. I proiettili da 320 sibilano nell'aria, spaccano l'orizzonte e sollevano colonne d'acqua. La prima battaglia della Sirte è iniziata. La prima battaglia del Golfo della Sirte è stata combattuta tra le forze della Mediterranean Fleet britannica e la Regia Marina italiana durante la battaglia del Mediterraneo nella Seconda Guerra Mondiale. Lo scontro ha avuto luogo il 17 dicembre 1941 a sud-est di Malta, nel Golfo della Sirte. La vittoria italiana non è stata totale, poiché sia la forza della Regia Marina sia quella britannica hanno come priorità la protezione dei convogli piuttosto che ingaggiare combattimento. Nei giorni successivi alla battaglia, due forze della Royal Navy basate a Malta finiscono su un campo minato italiano, il campo T, a largo di Tripoli, e due corazzate britanniche sono danneggiate da siluri umani italiani durante il raid di Alessandria. Entro la fine di dicembre, l'equilibrio del potere navale nel Mediterraneo passa a favore della Regia Marina. L'ottava armata britannica e le forze dell'asse in Nord Africa
sono impegnate in battaglie legate all'operazione Crusader, combattuta tra il 18 novembre e il 4 dicembre. L'obiettivo è rompere l'assedio di Tobruk, cosa che è raggiunta. Le forze dell'asse si stanno ritirando combattendo e al 13 dicembre hanno stabilito una linea difensiva a Gazala, a est di Bengasi. Le colonne di rifornimento, attraversando 600 chilometri di sabbie ardenti, compiono ogni giorno miracoli di resistenza. E con questa oscura e dura fatica si prepara la battaglia di domani, portando ai soldati dell'asse vettovaglie, munizioni, rinforzi e nuove armi. L'asse ha disperato bisogno di rifornire le proprie truppe e cerca di far arrivare i materiali a Tripoli, il principale porto della Libia, e a Bengasi, il più vicino alla linea del fronte. Intanto la guarnigione britannica a Malta è sotto assedio e il Regno Unito cerca di rifornire le proprie forze sull'isola. Gli italiani stanno preparando l'invio del convoglio M41, composto da 8 navi dirette in Africa, per il 13 dicembre 1941. Quella mattina un precedente tentativo di rifornimento, 2 incrociatori veloci che trasportano carburante a Tripoli, fallisce quando sono affondati nella battaglia di Capobon. Le 8 navi mercantili sono suddivise in 3 gruppi, con una scorta ravvicinata di 5 cacciatorpediniere e una copertura distante composta dalle corazzate Littorio e Vittorio Veneto, 4 cacciatorpediniere e 2 torpediniere. Poco dopo la partenza, un gruppo del convoglio è attaccato dal sommergibile britannico HMS Upright e 2 navi sono affondate. Più tardi 2 navi entrano in collisione e devono ritornare alla base. Inoltre la forza di copertura è avvistata dal sommergibile HMS Urge. La Vittorio Veneto viene silurata e deve rientrare in porto. Il Supermarina, l'alto comando della Marina italiana, scosso da queste perdite e da una falsa notizia circa 2 corazzate britanniche in mare, che era in realtà un'operazione diversiva della posamine HMS Abdiel, ordina il rientro in attesa di rinforzi.